Sono Daniela, sono un'infermiera che lavora in hospice e il paziente che andremo a vedere adesso è un paziente con sindrome laterale amiotrofica. Ha scelto di stare in hospice, lui è consapevole sia della diagnosi che della prognosi. Permesso? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono Daniela, sono una delle Andrea. infermiere dell'equipe. Buongiorno, Noi ci siamo viste Daniela, prima, sì. buongiorno. Come va? Insomma, Lei? dormito. Ha dormito questa notte? Bene, sì, la mia collega in effetti prima è passata a fare il giro, mi ha dato già un po' di indicazioni. Com'è che si chiama lei? Andrea. Andrea, basta. Posso chiamarla per nome? Qui vedo che ha anche un cognome però. Sì, sì. Allora, ok. Andrea Pons. Quanti anni ha? 48. 48. Posso chiamarla per nome? Gliel'ho chiesto? Mi ha detto Sì, di sì? sì, Ok, sì. perfetto. Ok, allora, io non le prendo la pressione perché l'ha già fatto la mia collega prima. Comunque mi ha già dato tutte le indicazioni, vedo che ha una pressione insomma discreta, 110-80. Di solito come ce l'ha? Più o meno così, mai stata alta neanche quando ero in salute. Ok. L'unica cosa è la saturazione, che vedo che è un pochino bassa. Sì, di notte più che altro, Di faccio notte un più po' che fatica a altro. respirare, sì. Ma Quando sono disteso anche un po' di giorno, però di notte più che altro. allora magari parlo con l'equipe, eventualmente possiamo pensare a dell'ossigeno almeno notturno, così aiuta un pochettino di più. Lo so che però è proprio solo per aiutarla, ok? Va bene. Proviamo, se poi non si trova bene, piuttosto non lo mette, ok? Il respiro mi sembra abbastanza regolare. Aspetti, sfrutto il suo orologio così, Certo. ma potevo anche tenerlo al posto. Ah, vabbè. Così vediamo un pochino com'è la frequenza, che è l'unica cosa che la collega non mi ha detto. Oh, va bene anche la frequenza, cioè circa 76 battiti, benissimo. Lei comunque di notte quando fatica a respirare non ha secrezioni, non si sente... No, solo un po' la bocca tanto umida, quindi a volte il respiro un po', però poco, diversamente no, beh. E queste secrezioni che sente in bocca riesce a espettorarle? Sì. Le riesce a sputare? Sì, Ok. sì. Non ho avuto grossi problemi. Posso soltanto vedere la sua lingua? Mi fa una linguaccia? Ah, no, va bene, favorale va bene, sì. Direi che non ci sono assolutamente problemi. Ha problemi quando riesce a mangiare? Sì, a mangiare avevo solo poco appetito, però Poco appetito. mangiare Le cose abbastanza. solide vanno giù bene? Sì, Sì? vero? Ok. Sì. Non fa fatica comunque a mandare giù le cose No. solide. E i liquidi? No. No. Ok, va benissimo. Ovviamente Aspetti che- cerchiamo sempre di fare molta attenzione, quindi piccoli bocconi. Ok. Ma le stanno dando del cibo più morbido? Ho notato? No. Ok. Benissimo. Vuole che le apro la finestra per areare magari un pochino l'ambiente, Ma no, rinfrescare sono già un po' venute l'aria? prima le Sono già colleghe, fatte prima, hanno ok. fatto. Bene. È venuto in qua dalla sua camera prima, ha fatto che cambiare ambiente così almeno si è mosso un Sì. po'. Fa fatica a muoversi? Un Pochino, pochino sì, Ho capito. specialmente nei tratti lunghi. Bene, però il fatto che lei riesca a muoversi e cambiare la postura ogni 8 ore, in genere si parla delle persone che non si muovono di cambiarla ogni 2 ore, nel suo caso non c'è problema perché se riesce anche a venire così in salotto vuol dire che tutto Sì, sommato. sì. Bene, Le gambe un pochino rispondono ancora. ok. E altri sintomi che possono darle fastidio? Nausea? Nausea no, però non ne ho. Inappetenza, prima Sì, mi diceva pochino. che non ha tanta fame, né? E di corpo? Di corpo sono confronto a prima, sì. Un po' più stitico. Sono stitico. Posso Muovo soltanto anche palparle un poco. attimo Sì, sì. l'addome? No, sì, l'addome non c'è, è bello palpabile, morbido. Ok. Sì, sono un po' preoccupata perché per questa inappetenza, se ci fossero delle cose che si Ma possono ancora fare. innanzitutto sicuramente ci sono
possibilità di fare dei pasti piccoli con cibi che ad Andrea siano molto graditi, quindi può anche portarle da casa delle cose, poi non so, ma ha visto che qui in hospice abbiamo una cucinetta, se vuole cucinare delle cose qua può farlo tranquillamente, quindi in realtà può preparare tutto quello che gli piace nelle quantità che desidera. Poi se c'è questa nausea si può pensare anche il medico può sicuramente stabilire di dare un antiemetico e quindi un farmaco che gli consenta di non avere nausea, lo assume una mezz'oretta prima dei pasti e questo gli permette anche di mangiare qualcosina. Tenete conto che in questa fase della vita sicuramente c'è una richiesta energetica minore da parte del suo corpo, quindi non è sicuramente un bisogno di introdurre quantità di cibo come prima, ecco. Te l'avevo detto? No, ma lei segua quello che Andrea sente, perché il corpo comunque gli dà delle informazioni e quindi di fatto lui è sicuramente quello che meglio di chiunque noi può dire che cosa è meglio per lui. E un'altra cosa che potrebbe fare è mangiare insieme a lui, consumare i pasti con lui, perché sicuramente è anche un momento in cui potete chiacchierare, potete distrarvi anche un pochettino da questo momento che sicuramente è difficile. Ok, proveremo. Adesso una di quelle domande un pochino così difficili. Di corpo mi ha detto che è un po' stitico. Sì. Ha problemi di continenza? Sì, di giorno va bene, ma di notte purtroppo sì. Presumo le urine, visto? Sì. Abbiamo la possibilità di mettere una specie di condom. No, non vuole niente? No. Era per non dover magari usare il pannolone, quindi preferisce questo? Ok. Noi siamo qui per aiutarla in tutto quello di cui lei ha bisogno, quindi se deve fare il bagno, la doccia, quello che desidera la possiamo aiutare. Basta che ci dica quando. Preferisce farsi aiutare da sua moglie? Ok, beh, posso capire, in effetti, un po' di privacy, assolutamente. Ha qualche disturbo sensoriale? Le sembra di avere? Sì, mi dà l'idea di, specie sempre sulle gambe, di sentire meno, di avere meno sensibilità e anche ipersensibili per quanto riguarda il caldo, il freddo. Ok, allora lo segnalo così almeno anche i colleghi possono tenerne conto e anche il medico per la terapia. Senta un po', di che religione è? Cattolico. Cattolico, aggiungo anche questo. E che cosa faceva di lavoro? Non sono. Abbiamo una catena di profumerie. Una catena di profumerie, wow, che bella. Ok. Sì, lui organizza tutte le attività, mentre invece io gestisco la contabilità. Ecco. Insomma, lei tiene i cordoni della borsa. Per fortuna, se no. Ok. Senta un po', Andrea, lei ha redatto delle istruzioni, sa le DAT, le sue richieste anticipate, perché ho visto in cartella che ha chiesto di non avere un respiratore e quindi nel momento... Preferirei insomma che le cose vadano come devono andare, senza accanimento terapeutico, insomma, questo è quello che... Quindi ha già lasciato il suo testamento biologico? Sì. Per caso ha anche pensato a una donazione d'organi? Ma io ero iscritto Okay. di per sé già all'ATMO, quindi... Ok, sì, giusto per segnalare anche questo dato qua in cartella. Ok, avete già avuto altre esperienze di questo tipo? Morte di qualche parente? Sì, anni fa è morto un mio amico Luca che per la stessa malattia, tra l'altro, ed è morto in un modo terribile, soffocato, insomma, quindi siamo molto preoccupati in questo senso. Immagino. Ma le posso assicurare che faremo di tutto in modo che lei non debba soffrire come ha sofferto il suo amico. Ok? Tenete conto che ci sono farmaci che possono comunque aiutarla moltissimo a evitare che lei abbia problemi sia nella respirazione che nella difficoltà proprio. Ok?
E avete già pensato, avete già incontrato tutte le persone, ha salutato i suoi cari? Ci sono persone che vorrebbe incontrare? Ma al momento io preferirei, non ho voglia di farmi vedere d'ora in avanti nelle condizioni. Immagino. Poi, Ok. insomma, lei farà quello che deve fare. Lei farà quello che deve fare. E lei ha qualcuno che la può aiutare? Sì, ho Voi un avete figli? fratello. Avete dei figli, no? No. Ha un fratello? Ho un fratello che mi aiuta, però in questo momento mi aiuta Andrea a fare tante cose, quindi lo Perché coinvolgo è anche molto molto. importante che anche lei riesca a trovare dei momenti e dei tempi per prendersi cura di sé. Staccare magari un momentino ogni tanto, proprio per avere anche più energie da dedicare ad Andrea. Perché Ma quando ho bisogno di staccare vengo qua e mangerò con Andrea, quindi sarà il mio modo per staccare dalla routine e dedicare un po' di tempo a me stessa. Quindi voglio trascorrere proprio tutto il tempo con lui. Ok. Che speriamo non sia più tanto. Il tempo è quello che qualcun altro ha scelto per noi. L'unico modo che possiamo, l'unica cosa che possiamo fare è cercare di trascorrerlo il meglio possibile, ok? Facendo in modo che lei stia il meglio possibile e che tutti i sintomi siano controllati. Speriamo. Andrea, senta, prima mi ha detto che è cattolico, quindi non mi aspetto che ci siano dei rituali particolari, No. ma c'è qualcosa di cui dobbiamo tener conto? No, non il funerale perché non... la cremazione. Ok, va bene. Sua moglie prima mi ha detto che ha un cane, che avete un cane. Non so, se le fa piacere possiamo pensare di farlo venire anche lui a trovarla. È possibile far entrare gli animali in hospice? Beh, se non è un problema per te, No, no. accompagnarlo. Che cane insomma, avete? è un pastore tedesco. Che bello. Vabbè, discreta struttura di Sì, cane, però è per quello che dico, magari lo spostamento non è tanto abituato. insomma. sono Ci sicura sono- che sarà felice di vederla. Ci sono degli orari particolari? No, l'hospice è sempre aperto, è chiaro che insomma ci organizziamo semplicemente un pochettino, visto che poi anche la dimensione del cane è impegnativa, però sono convinta che farà piacere sia ad Andrea che al cane. Come si chiama? Spugna. Spugna. Ok, come si trova in questa struttura? Le piace? Sì, Mm? mi Bene. trovo bene. Sì. Ci chiedevamo se si trovava bene o se preferiva cambiare. No, stato sicuramente lei la a scegliere. scelta, in realtà abbiamo scelto insieme, Mm. però è la scelta più consona, insomma, qua si è assistiti, non pesa tutto troppo su di lei, che comunque già una parte emotiva non è indifferente, io poi sono più tranquillo, Ok. ci sono professionisti, insomma. Più tranquillo, quindi vuol dire che c'è qualcosa che la preoccupa? Vuole parlare con me di qualcosa? La paura comunque del soffocamento, insomma, dei sintomi improvvisi. Allora, sicuramente come equip siamo in grado di far fronte a tutti i sintomi che si possono presentare. Presumo che le abbiano già spiegato comunque il medico che ci abbiamo dei farmaci che se lei ce li richiede glieli possiamo dare in modo tale che non abbia... Sì, c'è una parte forse che avrei piacere tipo, di approfondire, la sedazione terminale. insomma. Sedazione terminale, ok. Allora, la sedazione terminale non è altro che un cocktail di farmaci che prepariamo e facciamo scendere o sottocute o in vena. Adesso lei non ha nessun accesso venoso, la collega che ha fatto l'ingresso mi ha detto che non ha nulla. Usiamo sovente il sottocute, mettiamo un piccolo aghino nel sottocute e poi attraverso quello riempiamo una bombolettina con questo cocktail di farmaci e questo fa sì che lei piano piano si addormenti e non senta assolutamente nulla. Purtroppo, però mi rendo conto che per lui sia una preoccupazione.
Ce l'avrei anch'io come preoccupazione, Andrea, perché in effetti non riuscire a respirare bene è uno dei problemi più sentiti in questo tipo di malattie. Comunque se vuole posso ancora farla parlare anche col dottor Rossi, così No. si chiarisce Ti magari è spiegata ancora benissimo, penso. meglio. Ok. Più che sufficiente, insomma. Lei ha capito, Sabrina? Ho capito. Comunque questo non è una cosa che avverrà oggi o domani, perché tutto sommato le condizioni sono ancora abbastanza discrete, ecco. Abbiamo visto che più la notte, ma di giorno tutto sommato va ancora benino, quindi adesso vediamo se con l'ossigeno si riesce a risolvere un pochino la notte, e poi comunque abbiamo terapia che può fare il bisogno, e la sedazione terminale è proprio negli ultimissimi giorni, mediamente gli ultimi 3 giorni, per cui insomma non è una cosa che è qui e ora, però è giusto parlarne per avere un pochino l'idea di quello che si va incontro, ok? Sabrina prima mi diceva che non ha dolore, mai, No, ok? no, dolore no. Perché questo è un altro dei sintomi a cui noi facciamo molta attenzione, quindi se dovesse avere male basta che lei ce lo dica e noi le diamo la terapia al bisogno che è già segnata in cartella per evitare che lei possa avere male. Ok, allora faccio che segnare ancora in cartella queste ultime cose che mi ha detto in modo tale che non sfuggano alle colleghe. Ok. Allora, io adesso vi lascerei, se non avete più nulla da chiedermi, se sono stata abbastanza chiara e vi ho spiegato tutto quello che è. Ok, Allora io adesso vado, e quando ha bisogno basta che chiami, sappiate che siamo sempre qua a vostra disposizione. grazie. Ok? Arrivederci. 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 Grazie, arrivederci.